Mi auguro che sia un buon weekend per tutti voi e che abbiate grandissimi progetti per l'appunto per questi 2 giorni o magari 3 se avete già cominciato da ieri. Però intanto bentornati qui sul canale, su Sergio Blandi Off the Pitch. Io sono sempre Sergio Blandi, manager sportivo professionista, e come sapete questo canale è nuovo, quindi stiamo crescendo a poco, grazie a voi, grazie alle vostre visioni, ai vostri like, mi raccomando commenti, fatemi sapere cosa ne pensate sempre. È importante adesso perché ci dobbiamo addentrare in quella che è l'analisi di un Inter Genoa che si preannuncia importantissimo per quanto riguarda chiaramente la classifica di Serie A e quelle che saranno poi le partite in prospettiva. Come sapete l'Inter adesso entrerà in un tour de force, se così possiamo dire, perché giocherà martedì in Coppa Italia contro la Lazio, poi la prossima settimana, sabato, ci sarà la sfida l'importantissima sfida contro il Napoli, a Napoli, e poi ci saranno chiaramente le partite anche di Champions League, come abbiamo visto ieri dai sorteggi. Insomma, vedremo un po' come proseguirà questo cammino dell'Inter. Ovviamente noi ci auguriamo il meglio per la nostra squadra, però insomma volevo partire un po' dall'analisi di questa partita con il Genoa, che non è una partita banale, se così possiamo dire, è una partita che intanto deve riportare l'Inter alla vittoria, assolutamente. È una partita che non possiamo sbagliare perché dobbiamo arrivare alla sfida con il Napoli chiaramente a punteggio, se non chiaramente davanti, perché c'è anche questa possibilità qualora il Napoli non dovesse vincere a Como, che è una cosa che non mi aspetto onestamente, ma se il Napoli per esempio dovesse pareggiare si potrebbe addirittura arrivare a pari punti allo scontro diretto, che è una cosa che chiaramente male non fa. Detto ciò, volevo analizzare un attimo alcuni numeri per quanto riguarda lo scontro Inter-Genoa di per sé, perché nelle ultime 10 partite le statistiche ci dicono che l'Inter ha vinto 7 volte e ci sono stati 3 pareggi, 0 vittorie per quanto riguarda il Genoa. Chiaramente facciamo tutti gli scongiuri del caso. E invece un'altra cosa interessante è in realtà l'andamento del Genoa in queste ultime 5 partite, perché il Genoa nelle ultime 5 partite di Serie A ha affrontato 2 avversari che comunque sono abbastanza difficili, come la Roma e la Fiorentina, perdendo, ma in realtà ha racimolato 2 vittorie contro Monza e Venezia e un pareggio contro il Torino. Ciò significa che praticamente, se la andiamo a paragonare con le ultime 5 partite dell'Inter, il Genoa ha fatto gli stessi punti. L'Inter ha fatto 2 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio, e il Genoa al contempo, come potete vedere da questa grafica, ha avuto lo stesso andamento. Quindi non è una partita da sottovalutare. È un Genoa che è stato anche un po' rinfrancato da quando è arrivato Vieira, quindi vedremo un po' come le 2 squadre potranno, diciamo, affrontarsi. A mio parere la chiave sarà anche un po' prima di tutto nella intensità, cioè l'Inter deve riportare in campo quell'intensità a cui siamo abituati, a cui ci ha abituato, diciamo, negli ultimi anni con Inzaghi. Soprattutto poi bisogna sfruttare alla grande quelle che sono le fasce, perché ci saranno Dumfries e Di Marco. A maggior ragione adesso mi vorrei, diciamo, immergere in quelle che sono le probabili formazioni per questa sfida. Come sappiamo c'è stata un'altra importante defezione per quanto riguarda l'Inter, ovvero Martinez, che incredibilmente farà il suo esordio tra l'altro contro il Genoa, che è la sua ex squadra, quindi è un'altra cosa interessante da vedere. È un portiere su cui l'Inter ha investito molto, circa 15 milioni praticamente la scorsa estate, per portarsi a casa questo portiere che sembra essere un portiere di prospettiva. Non è un portiere più ormai giovane, se così possiamo dire, no? Perché comunque ha 25 anni, solamente 25 anni, è un portiere che ha fatto molta esperienza sia in Spagna che in Germania. Tra l'altro in Germania ha giocato nell'Ipsia. È un portiere su cui il Genoa aveva investito, che aveva portato anche in Serie B. Quindi vedremo un po' se effettivamente ha giocato poco in realtà questa stagione, ha giocato in Coppa Italia contro l'Udinese, aveva avuto qualche problema in impostazione con i piedi, anche se in realtà è un buon portiere, ha una buona tecnica con i piedi, e aveva fatto però degli interventi poi decisivi soprattutto nel finale contro l'Udinese. Quindi insomma vediamo un po', perché onestamente sono anch'io un po' curioso di vedere Martinez, ne è sempre parlato bene. Inzaghi l'ha utilizzato onestamente poco, ma comunque vedremo un po'. Per quanto riguarda le formazioni, l'Inter dovrebbe scendere con il migliore abito, diciamo, da sera, anche se in difesa scusate, c'è un ballottaggio tra Acerbi e De Vrij e tra Bastoni e Bissek.
In realtà c'è un altro rischio, c'è un altro pericolo in questa partita. Ci sono 3 diffidati per quanto riguarda l'Inter, ovvero Bastoni, Barella e Mkhitaryan. Quindi chiaramente bisogna vedere un po' se Inzaghi li rischierà, come sembra, perché comunque Inzaghi ha sempre fatto questo tipo di scelte quando ci sono anche partite cruciali, prima di un'altra partita importante, quindi credo proprio che comunque alla fine si andrà per questa formazione che vedete qui in sovraimpressione. Ci sono molti ballottaggi tecnicamente possibili, c'è anche un ballottaggio a centrocampo tra Aslani e Çalhanoğlu, c'è un possibile ballottaggio tra Barella e Frattesi, meno probabile questo ballottaggio tra Mkhitaryan e Zielinski. Altra cosa che diciamo sorprende da questo punto di vista è il ballottaggio tra Correa e Taremi, con Correa che sembra favorito sull'iraniano per l'appunto. Vedremo un po' insomma cosa deciderà Inzaghi. Come dicevo, secondo me la chiave di volta di questo match passa proprio dalle fasce, da Di Marco, da Dumfries, da questa diciamo alternanza, da questi scambi tra Bastoni e Di Marco che possono diciamo creare molti problemi anche nel centrocampo e nelle difese avversarie. Al contempo dall'altra parte il Genoa si schiererà probabilmente col 4-3-3, anche se non è ancora confermato, perché bisogna capire se Vieira utilizzerà o meno dall'inizio Messias. Dovesse giocare Messias, il Genoa si schiererà con un 4-2-3-1, quindi poi a supporto di Pinamonti che come vedete ho messo anche in copertina, perché Pinamonti fondamentalmente, che è un ex conoscenza dell'Inter, un giocatore cresciuto nell'Inter, è attualmente l'attaccante principe del Genoa, quindi bisogna stare molto attenti a questa partita, bisogna stare molto attenti soprattutto a Pinamonti che è in buono stato di forma. Da questo punto di vista Acerbi e De Vrij sono dei buoni marcatori, quindi vedremo insomma anche come si potranno comportare, no? contro un giocatore come Pinamonti. E al contempo chiaramente il Genoa arriva molto rinfrancato a questa partita, proprio perché ha vinto uno scontro diretto, se così possiamo dire, contro il Venezia, anche se poi veniva pure da un buon pareggio a Torino. Quindi insomma c'è da stare attenti onestamente a questa partita, c'è da stare attenti anche perché Vieira, ripeto, ha dimostrato di saper mettere la squadra bene in campo, e quindi vedremo un po' cosa ci riserverà. C'è anche da dire tra l'altro che l'Inter ha oltre Sommer, come detto diciamo lui è stato sottoposto addirittura a intervento chirurgico per quanto riguarda la frattura del pollice, si parla di 3 settimane, un mese insomma di recupero. C'è anche il problema di non poter utilizzare Thuram e Carlos Augusto. Thuram perché come sapete ancora si porta dietro questo problema della caviglia e quindi molto probabilmente verrà preservato, cosa che secondo me è importante anche da fare, viste anche quelle che sono le partite successive. E Carlos Augusto sembra aver avuto un risentimento al polpaccio, quindi anche lui non sarà probabilmente convocato per questa partita. Niente ragazzi, vediamo un po'. Io onestamente il mio pronostico mi auguro una vittoria, deve arrivare una vittoria, però come sappiamo il calcio è imprevedibile, è probabilmente anche il motivo per cui piace a così tante persone, quindi vedremo un po' quello che succederà in questa partita. Ovviamente sempre Forza Inter, ci aggiorniamo poi dopo la partita e speriamo di poter commentare una bellissima vittoria. Quindi un abbraccio, buon weekend e un saluto sempre da Sergio Blandi, ciao!